Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su Microsoft Planner in cui andrò a sviluppare e a svolgere un'altra attività prevista dal mio piano Planner per realizzare questo corso, e cioè la sincronizzazione del calendario del piano Cardiology Congress con il calendario di Outlook. Office 365 ci offre questa importante possibilità che ovviamente ci dà l'opportunità di vedere e consultare tutte le scadenze che noi andremo ad inserire nelle singole attività del piano anche all'interno del calendario di Outlook. Quindi io, come al solito, ho riportato questa attività che mi sono prefisso di svolgere anche nel piano del congresso, perché è un'attività della fase precongressuale dove noi stiamo impostando tutta l'architettura del nostro account Office 365 per la organizzazione e la gestione dell'evento. Quindi l'ho riportata qui e andiamola ad aprire. Qui ci sarà da fare una semplice attività, quindi non è un'attività complessa come abbiamo visto precedentemente che si sviluppa in ulteriori sottopunti. Qui c'è soltanto da collegare il calendario del piano a quello di Outlook. Poi avremo anche per Outlook una sezione dedicata in lezioni successive con cui approfondiremo alcune funzionalità di Outlook, e quindi anche in quel caso lo faremo per rendere più facile il lavoro di organizzazione e gestione dell'evento congressuale, seguendo ovviamente il nostro piano in Planner. Quindi cosa bisogna fare per sincronizzare il calendario del piano con quello di Outlook? Bisogna aprire questi puntini e cliccare su Aggiungi il piano al calendario di Outlook. A questo punto clicco su Pubblica e dopo aver cliccato su Pubblica qui è comparso un link. Io lo seleziono con un doppio clic, CTRL C lo copio e a questo punto vado ad aprire Outlook. Aprendo Outlook seleziono Calendario. Qui posso vedere quello che è il mio calendario e poi posso vedere anche gli altri calendari. Infatti qui c'è il plurale, i miei calendari, perché per esempio oltre al calendario che di default io ho in Outlook, qui c'è anche il calendario del piano del marketing dei vini toscani in America, perché io quel calendario di quel piano l'ho sincronizzato con Outlook, degli altri piani invece non l'ho sincronizzato, infatti si vede soltanto questo. Per esempio, questa è una scadenza di questo calendario del 31 d'agosto, una scadenza del passato ormai, dove si doveva fare questa cosa, cioè si dovevano organizzare, era imminente l'organizzazione delle spedizioni dei vini in Brasile. E quindi di questo lo vedo perché l'ho sincronizzato. Di tutti gli altri piani che hai visto nella lista e che hai visto anche in Teams non troviamo niente perché non sono stati sincronizzati. Io ho sempre in memoria quel copia, quel CTRL C che ho fatto su quel link precedentemente in Planner, quindi a questo punto cliccherò su aggiungi calendario. Poi andrò qui su dal web perché lo faremo con quell'indirizzo web che io ho copiato e a questo punto in questa riga andrò ad incollare quell'indirizzo che ho copiato precedentemente. Poi dovrò dare un nome al calendario, glielo daremo breve così nella lista qui lo vedremo facilmente. Cardiology Congress Dubai 2025. Posso scegliere un colore, qui ho scelto l'arancione, in questo caso scegliamo il blu scuro e poi posso scegliere anche un'icona tra queste che mi presenta Office 365. Per il momento io non scelgo nessuna icona e a questo punto vado a cliccare semplicemente su Importa. Il calendario è stato importato con successo, quindi qui posso chiudere e a questo punto ecco che trovo in altri calendari il calendario. Andiamo qui, vediamoli tutti. Dubai
2025 e come puoi vedere sono comparse tutte le scadenze che io ho inserito qui nel piano, cioè queste scadenze di date che io ho inserito in tutte le attività del piano. Compaiono automaticamente nel calendario di Outlook. Poi ovviamente se io voglio vedere un altro calendario perché faccio parte di più piani, basta che vada a deselezionare il calendario sul congresso di Dubai e vedo soltanto quello dei vini toscani in America. Quindi in questo caso hai potuto vedere come questa attività molto semplice da compiere, che però va fatta manualmente perché i due calendari non sono collegati di default, sia una funzione utilissima per svolgere al meglio le nostre attività. Nella prossima lezione andremo a vedere come collegare Planner e Power Apps, perché poi utilizzando un modello di Power Apps con un'app già fatta che va soltanto configurata, potremo svolgere rapidamente anche da smartphone delle operazioni all'interno del nostro piano Planner per l'organizzazione del congresso. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!